Adesso faremo un'altra ricetta, quella dell'ochazuke, è una ricetta a cui sono molto affezionata. È sicuramente una ricetta invernale che dà tanto calore e soprattutto è uno di quei comfort food, quindi fa veramente bene sia al corpo che all'anima. È una base di riso e la cosa bella è che è un tipo di ricetta che si può utilizzare anche con il riso magari avanzato anche, quindi la ciotola di riso, il salmone che è stato precedentemente lavorato. Dobbiamo prendere il nostro salmone e metterci un pochino di sale da entrambi i lati e metterlo a scolare di modo che l'eccesso di acqua e soprattutto anche quell'odore che potrebbe essere un pochino forte va via. Lo copriamo, lo mettiamo in frigorifero per almeno mezz'ora, un'ora. Dopodiché lo mettiamo nel grill e lo facciamo dorare da entrambi i lati. Una volta dorato si ha questo effetto e possiamo poi lavorarlo con le bacchette o con le mani volendo per poter fare dei fiocchi di salmone da mettere sul riso. Altri ingredienti da utilizzare per questa ricetta sono il sesamo tostato. Se non doveste trovare il sesamo bianco tostato potete metterlo nel pentolino senza olio assolutamente e farlo dorare, quindi quando sentirete questo profumo di sesamo saprete che il vostro sesamo è al punto giusto. Ochazuke perché ocha è il tè, quindi ovviamente dovremo utilizzare il tè. Ci sono diverse tipologie da tè che insomma si adattano bene a questa ricetta. Il sencha con il matcha, che è quella che ho utilizzato io oggi, e altrimenti anche il genmai cha o l'oji cha, che sono due tè che hanno un fondo di tostatura, quindi il gusto è un pochino più tostato, perfetto per l'autunno. E se vi piace il wasabi, che dà quello sprint in più al piatto alla fine, che andrà quindi mischiato dopo. E poi la parte croccante che può essere data dalle rarè, che sono praticamente dei piccoli cracker di riso, di solito a palline, difficili da trovare qui in Italia, quindi quello che potreste fare, che è più facile da reperire, sono i cracker di riso a snack. Quindi a questo punto voi andate semplicemente a romperli così da avere delle parti croccanti da mettere sul riso. Perfetto, allora adesso andiamo a creare il nostro ochazuke, quindi facciamo il tè. Per quanto riguarda la temperatura dell'acqua dovrete seguire le istruzioni in base alla tipologia di tè che usate. Ad esempio un tè matcha vuole un 70 gradi, se è uno invece tostato può salire di temperatura. Quindi andiamo a montare il nostro ochazuke, quindi abbiamo messo il riso nella nostra tazza. Anche questo riso deve essere mantenuto morbido, dare il senso proprio di nuvoletta. Cominciamo a mettere il salmone. E se vi piacciono le cose un pochino saporite potreste aggiungere quel pizzico di salsa di soia che aggiunge sapidità al piatto. E nel mio caso mi piace tantissimo il wasabi, quindi ovviamente andrò a mettere il wasabi . L'ultimo tocco per l'ochazuke è il nori, quindi il nori tagliato a striscioline sottili, che vanno non solo a creare un bellissimo effetto finale, ma anche a dare molto sapore all'ochazuke. Quindi il nostro tè è pronto a questo punto e andiamo a versare su tutto quanto il tè. E sopra metteremo la nostra alga nori, che così rimane fino all'ultimo croccante. Se vi piace potete continuare ad aggiungere ovviamente del tè. Il suggerimento è di farlo però proprio all'ultimo, ossia prima di iniziarlo a mangiare, altrimenti il riso si assorbirebbe tutto quanto il nostro tè e non ci sarebbe più questo effetto anche carino del bere un po' di tè.